Ogni nuovo film di Christopher Nolan è preceduto da un'onda lunga di attesa che si forma mesi prima che la pellicola entri in sala. Trailer dosati, indiscrezioni, foto rubate, dichiarazioni misurate. Questa volta però l'attesa pesa più del solito. Nolan non sta portando sullo schermo un suo soggetto originale, sta toccando uno dei testi fondativi della cultura occidentale, un poema cantato, copiato, tradotto, riscritto, illustrato, citato per quasi 3 millenni. È un cimento che non concede sconti. Una premessa prima di entrare nell'episodio. Tutto quello che sappiamo del progetto viene da 2 sole fonti: i trailer ufficiali e qualche intervista rilasciata da Nolan e dagli attori. L'opera non è ancora uscita. Stiamo lavorando su indizi, scelte di casting, fotogrammi isolati e dichiarazioni di intenti. Quello che facciamo qui è una mappa delle attese. Che cosa aspettarsi, su quali scelte tenere gli occhi aperti, dove la pellicola potrebbe stupirci e dove deluderci. Aspettando Odisseo secondo Nolan, puntata speciale della serie Io sono nessuno, la vita di Odisseo. Il regista e il poema. C'è una notizia che, per quanto mi riguarda, ho scoperto solo preparando questa puntata e che cambia il modo in cui mi sono ritrovato a guardare all'intero progetto. Nel 2003, a Christopher Nolan, allora 33enne, reduce da insonnia, viene proposto di dirigere un film sulla guerra di Troia. Nolan rifiuta. 20 anni dopo, davanti alla giornalista del Time Magazine, racconta quel rifiuto con una lucidità che fa pensare. Quando provai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il progetto allora andò a Wolfgang Petersen e nel 2004 uscì Troy con Brad Pitt nei panni di Achille. Difficile non chiedersi oggi cosa sarebbe potuto essere quel film nelle mani di un Nolan 33enne. Lasciamo però fuori le critiche e le libertà che quella produzione si è presa nel raccontare la guerra di Troia. È un'altra puntata, un altro discorso. Quello che ci riguarda è il gesto di Nolan, aspettare. 20 anni di apprendistato, 20 anni a misurare la propria autorità di regista, 20 anni, immagino, a meditare sul poema. Esattamente il tempo che Odisseo impiega a tornare a Itaca. Difficile non leggere una coincidenza poetica in questo doppio specchio temporale. Una cosa la dico per i pochi che a Nolan non avessero ancora prestato attenzione: è il regista del tempo. Nei suoi lavori il tempo si piega, si moltiplica, si infrange e con esso si piega l'identità di chi quella durata attraversa. In Memento un uomo senza memoria cerca di trovare l'assassino della moglie. In Interstellar un padre attraversa lo spazio profondo per poi ritrovare sua figlia. In Dunkirk i soldati pressati nella stiva di una nave vivono momenti di angoscia dopo che un siluro tedesco perfora lo scafo, un'immagine che, vista oggi, sembra l'eco anticipata dei greci stipati dentro il cavallo. Odisseo, in fondo, era il personaggio nolaniano per eccellenza, prima ancora che Nolan lo incontrasse. Le scelte estetiche più discusse. I trailer hanno fatto nascere polemiche, vale la pena passarli in rassegna, però rapidamente, perché su un'opera che non abbiamo visto si possono solo fare ipotesi. L'armatura di Agamennone è scura, bronita, opaca. Molti hanno notato una somiglianza imbarazzante con il costume del Batman dello stesso Nolan. Il regista si è difeso citando i pugnali micenei in bronzo annerito, una tecnica documentata di pattinatura con zolfo, oro e argento. Il dato è vero. I celebri pugnali del Museo Nazionale Archeologico di Atene mostrano davvero scene di caccia su fondi anneriti, però la difesa è parziale. I pugnali sono lame da parata, non armature da battaglia, e l'Iliade, nel canto 11, descrive l'armatura di Agamennone come scintillante, con fasce d'oro e di stagno, smaltature azzurre, serpenti che salgono verso il collo. Il guerriero omerico è una figura solare che riflette la luce, non che la assorbe. Nolan ha fatto una scelta estetica, bastava dirlo, senza girarci tanto attorno. La nave di Odisseo è la Draken Harald Harfagre, una ricostruzione moderna di una nave vichinga, varata in Norvegia nel 2012, anacronistica di un paio di millenni rispetto all'età del bronzo. La produzione l'ha presa perché è una nave reale, con la stazza, la presenza scenica e l'agibilità necessarie per riprendere a bordo.
Una decisione funzionale, non filologica. C'è poi un'occasione mancata di cui un po' mi dispiace e che vorrei farti notare: il cavallo di Troia. Nei trailer Nolan ce lo mostra rampante, mezzo affondato, nella sabbia bagnata di una spiaggia. È un'immagine potente, e però è una sua invenzione. La più antica rappresentazione greca del cavallo di Troia esiste, ed è il cosiddetto vaso di Mykonos, un pitos di terracotta del 670 a.C. circa, scoperto nel 1961 e oggi conservato appunto al Museo archeologico dell'isola di Mykonos. Su quel vaso il cavallo è su ruote, statico, e i guerrieri greci si vedono attraverso piccole finestrelle laterali. Un'immagine straordinaria di una freschezza arcaica che nessuna ricostruzione cinematografica ha mai eguagliato. Nolan, che dice di essersi ispirato all'iconografia del Medioevo ellenico, avrebbe potuto attingerci. Ha scelto altro. Pazienza. Non hai sentito grandi critiche qui, vero? Una ragione c'è. Sono convinto che l'accuratezza storica che Nolan avrebbe potuto certamente curare con i milioni che gli sono stati messi a disposizione sia passata in secondo piano rispetto a quello che il regista fortissimamente vuole raccontare nel suo progetto. In fondo ci troviamo davanti a una versione cinematografica di un poema che racconta il ritorno di un re inventato. La fedeltà alle daghe e alle navi non è la vera posta in gioco. Il cast. Il cast è da capogiro. Nolan ha scherzato dicendo che sarebbe più rapido elencare chi non c'è. Matt Damon è Odisseo. Ha raccontato di aver pianto leggendo la sceneggiatura perché si è riconosciuto come padre lontano dai figli per mestiere e ha definito il personaggio il ruolo più gratificante della sua carriera. Anne Hathaway è Penelope e, per sua stessa ammissione, si tratta di una Penelope diversa da quella della tradizione iconografica, meno modesta, meno paziente, più piena di furia. Tom Holland è Telemaco, Robert Pattinson è Antino, Charlize Theron è Calypso, Samantha Morton è Circe, 2 attrici per 2 figure magiche, distinzione filologicamente solida che la ricezione popolare confonde spesso invece. Su 2 figure mi soffermo. La prima è Atena, affidata a Zendaya, e attraverso lei tocchiamo la scelta filologica più ambiziosa di tutto il progetto. Nolan ha dichiarato di aver scartato l'idea di mostrare attori in panni divini disquisire sull'Olimpo. Si è interessato sempre di più, sono parole sue, all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano spiegazioni scientifiche. Erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. È un'intuizione meno ingenua di quanto sembri. Walter Otto, in un libro fondamentale sugli dei della Grecia, e che tu conosci perché molte volte l'ho citato nel podcast, sostiene esattamente questo. Per il greco arcaico, gli immortali non sono personaggi separati dal mondo, sono modi di apparire della realtà. Il fulmine non è inviato da Zeus, è Zeus. La tempesta non è voluta da Poseidone, è Poseidone. Restituire questo al cinema significa togliere agli dei il loro statuto di figurine antropomorfe e riconsegnarli alla loro funzione originaria di presenze nella natura. Atena comparirà però in un regime di realtà che rimane ancora da capire, come visione, come apparizione fugace, come voce dentro la testa del protagonista. Per me è un punto di grande curiosità. La seconda figura su cui mi soffermo è Lupita Nyong'o. Secondo le anticipazioni, interpreta sia Elena sia Clitennestra. La logica drammatica c'è, sono le 2 regine che mandano in pezzi i loro mariti, le 2 sorelle del cataclisma, le 2 figure contraltare di Penelope nell'economia dell'Odissea. C'è però una sottigliezza che il mito segna con chiarezza. Elena e Clitennestra non sono gemelle e non sono figlie dello stesso padre. La tradizione più diffusa vuole che Leda, regina di Sparta, abbia generato in una sola notte da 2 semi distinti, quello del marito mortale Tindaro e quello di Zeus, calato sotto forma di cigno. Da questa doppia unione nascono 4 creature, 2 divine e 2 mortali. Elena e Polluce, figli del dio, Clitennestra e Castore, figli del re. Le sorelle nel mito sono divise da un'origine, una è semidivina, l'altra è umana. Fonderle nello stesso volto le rende 2 gemelle che il mito non prevede. Vediamo come Nolan motiva la scelta. Sospendo il giudizio fino alla visione. Polifemo, 6 metri. Un paragrafo a parte se lo merita il Ciclope.
Polifemo, nel progetto di Nolan, non è un effetto digitale, è un pupazzo meccanico alto 6 metri, costruito a mano, ripreso dal vero in una grotta del Marocco. A guidarne i movimenti c'è Bill Irwin, attore che aveva già dato vita al robot TARS di Interstellar. Hollywood da almeno 30 anni risolverebbe un mostro come Polifemo in CGI. Nolan ha scelto la via opposta, quella di Ray Harryhausen, il mago degli effetti speciali in stop motion degli anni 50 e 60, quello che con le sue creature animate a passo uno aveva dato corpo al Talos di Giasone e agli Argonauti, all'Idra di Lerna, agli scheletri di Sinbad. Un Polifemo fatto a mano, fatto di gomma e di meccanismi, 6 metri di artigianato pesante che si muove davvero davanti agli attori. Il rischio c'è che venga troppo plasticoso oppure che riesca credibile. Dagli scatti finora visti, l'occhio del ciclope ha quel piccolo tremore di vita che le creature pratiche conservano sempre e che la CGI raramente riesce a imitare. La memoria cancellata. Veniamo al punto per me decisivo. Al CinemaCon di Las Vegas, qualche mese fa, è stato proiettato un brano della pellicola davanti agli operatori del settore. La scena è quella di Calipso e Odisseo. L'eroe, è qui che la sceneggiatura compie un atto di interpretazione radicale, non ricorda chi è. Da quanto tempo sono qui, Calipso? Non ricordo nulla di prima di Troia. Avevo una moglie, dei figli, un figlio. Se avessi un figlio, quanti anni avrebbe ora? Chi ha seguito questa serie sa esattamente come Omero racconta Odisseo a Ogygia. Sa che dice l'esatto contrario. Nel canto quinto, Odisseo ricorda tutto. Ricorda perfettamente. E è proprio perché ricorda tutto che soffre. Lo troviamo seduto sulla riva del mare, con gli occhi pieni di lacrime, consumato dal pianto per il dolce ritorno. La sua memoria è intatta e questa integrità della memoria è il dolore stesso. Calipso lo nutre, lo veste, giace con lui, gli propone l'immortalità. Odisseo rifiuta perché ricorda Penelope, ricorda Itaca, ricorda chi è. Il pianto sulla riva di Ogygia è il pianto di un uomo che ha tutto presente alla mente. Nolan capovolge. Il suo Odisseo a Ogygia ha perso la memoria. Non ricorda Penelope, non ricorda Telemaco, non sa neppure se Telemaco esista. Calcola l'età del figlio come si calcola un anniversario di qualcuno di cui si è dimenticato il nome. Sono due poetiche opposte del rimpianto. In Omero il dolore nasce dalla memoria che resta intatta, nonostante il tempo. In Nolan il dolore nasce dalla memoria perduta. Dalla domanda: ho avuto una vita prima di questa? È la differenza fra l'esule che piange perché sa e l'amnesico che piange perché sospetta. Devo ammettere che si guadagna molto con questa scelta. È un Odisseo più nolaniano, l'uomo che deve ricostruire la propria identità, è il personaggio di Nolan per eccellenza, lo abbiamo detto in apertura. Si guadagna una struttura narrativa potente, il protagonista risale il fiume della sua vita assieme allo spettatore e ogni ricordo che torna diventa una rivelazione. A spese però del cuore poetico del canto quinto. Si perde l'Odisseo che rifiuta l'immortalità sapendo quello che rifiuta. Il pianto sulla riva, in Omero, è la più alta dichiarazione d'amore della letteratura occidentale. Calipso mi ama, sono al sicuro, sono per sempre giovane, sono al riparo dal tempo. E nonostante tutto questo voglio tornare da Penelope, una donna mortale che invecchia in un'isola fatta di pietre. È una decisione etica ed esistenziale, fatta nella piena coscienza. Se Odisseo non ricorda, la decisione non c'è più. C'è una guarigione, c'è un risveglio, però il sacrificio morale dell'Odisseo omerico, la sceneggiatura sembra dissolverlo. Forse il ricordo torna gradualmente, forse il protagonista riacquista coscienza piena prima di rifiutare l'offerta della ninfa, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che la posta è altissima. Se la scena funziona, abbiamo davanti un'odissea profondamente nolaniana. Se non funziona, abbiamo un grosso scarto dal poema. Quattro punti per il 16 luglio. Ecco allora i 4 punti su cui io presterò attenzione in sala e che ti consiglio di tenere d'occhio anche tu. Primo, la struttura del racconto. Nell'Odissea omerica, Odisseo racconta le proprie avventure in prima persona ai Feaci, in flashback, nei canti dal IX al XII. Sono i cosiddetti apologhi, una grande analessi che divide il poema a metà. Dai trailer e dalle dichiarazioni, Nolan sembra aver mantenuto un impianto a strati. Vediamo se la struttura ad anello viene preservata o linearizzata. Secondo,
La telemachia. Quanto spazio reale avrà la storia di Telemaco a Itaca e la sua ricerca del padre? Nelle anticipazioni si percepisce una doppia linea narrativa importante con Pattinson Antino che minaccia Holland e Telemaco nel palazzo. 3. Gli dei. Atena, come ti dicevo, si manifesta a Odisseo. Ma come? Poseidone sarà un personaggio o sarà la tempesta stessa? Questo è il banco di prova della scelta filologica più audace di tutto il progetto. 4. Il finale. L'Odissea può finire in molti modi. Nella nostra serie le stiamo seguendo fino alla pace in Itaca, all'abbraccio fra Laerte e suo figlio, alla discesa pacificatrice della dea. Nolan dove si fermerà? Alla strage di Proci, al riconoscimento di Penelope, all'abbraccio col padre, oppure aprirà come fa Omero stesso attraverso la profezia di Tiresia verso quel viaggio ultimo, verso la morte dolce exalos dal mare che il vecchio re di Itaca ha ancora davanti. Il 16 luglio Odisseo approda sullo schermo. Sta ancora cercando di tornare a casa. Hai ascoltato Aspettando Odisseo secondo Nolan, puntata speciale del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Se sei nuovo qui, hai 7 stagioni nelle quali tuffarti, dei, eroi e grandi avventure. Se ti è piaciuto, condividi. È così che i miti viaggiano da 3 millenni di voce in voce. A presto!